quando parlavo dello sbarco a New York, ho dimenticato una cosa molto importante, perché ho riferito del fatto che l'ufficiale di servizio mi è venuto a cercare sulla banchina e ha cambiato le condizioni, le lettere del passaporto. Però non ho spiegato che significato aveva quello. In fondo, quando questo è successo, io non capivo perché. E questo l'ho capito dopo, quando sono arrivato a Bloomington. E ho chiesto alle persone, insomma. E il significato è molto importante, perché quando lui mi aveva lasciato la prima volta, mi aveva considerato uno studente e mi aveva dato un visto di entrata come studente, il che significava che dopo 2 anni avrei dovuto lasciare il paese. Mentre invece, pensandoci sopra, si vede che ha capito che non ero uno studente, ma ero in fondo un insegnante. E allora mi ha cambiato il viso di entrata a un viso che ha 3 classi veramente notevoli. Uno sono insegnanti, l'altro sono donne di servizio e l'altro sono preti o persone del clero, insomma. Queste 3 categorie. Sì. E appunto per me questo è stato magnifico, perché con quello io potevo rimanere negli Stati Uniti indefinitamente. Questo era già importante. Molto importante. Mentre invece con l'altro avrei dovuto andare. E io so le peripezie che ha passato, per esempio una dottoressa tedesca che ha lavorato con me per molti anni, Margarete Vogt, e lei aveva questo visto da studente, perciò passati 2 anni lei voleva rimanere, ma doveva andare fuori e farsi ridare un altro visto. Andava in Messico, poi a un certo punto è successo qualche pasticcio al limite dei 2 paesi. Sì, la frontiera. Qualcosa non ha funzionato bene e si è trovata in mezzo tra le 2 dogane senza i documenti adatti. Senza territorio. Nella terra di nessuno, capisci? Poi alla fine, insomma, l'hanno svincolato. Perciò questo è per quello che lo volevo dirlo. E questo visto a tempo indeterminato, a tempo indefinito, ti ha consentito dopo di prendere la cittadinanza? Anche l'hai presa più tardi? Quello sì. Dal momento che sono arrivato potevo fare la domanda per la cittadinanza. E non l'ho fatta immediatamente, ma l'ho fatta poco tempo dopo. L'ho fatto quando avevo visto che le cose andavano così bene, che in fondo quello era il paese dove volevo continuare a lavorare, che mi piaceva per condizioni di lavoro e anche mi piaceva per l'attitudine della gente, come ho detto prima, che era così simpatica e che aiutava.